Ciao. La mia storia è un po' lunga. Sono nato il 25 febbraio 1927. I miei genitori sono emigrati a Londra verso gli anni primi venti. Dunque, quando sono nato io, il mio fratello era già nato, però è morto a 18 mesi, poverino. Io ho incominciato la scuola a Londra, alla scuola francese Notre Dame, che avevo molti amici italiani lì, perché andavano lì alla scuola in quel tempo, tra i quali c'erano anche due miei buoni amici, Pietro e Bruno Botali di Albareto, che i suoi erano emigrati anche loro a quel tempo lì, e loro vivevano vicino a noi a St. Martin's Lane, a Long Acre, che è a 2 passi da noi, e andavamo alla scuola francese insieme fino a 12 anni. 12 anni, quando avevo 12 anni del 39, c'era la paura della guerra, e allora mio babbo ha suggerito di andare a Grondola con mia mamma e mia sorella. Il 23 febbraio e il 23 luglio del 39. Eravamo in vacanza, non eravamo lì per essere lì indefinitivamente, ma di settembre, il 1° o il 4 settembre, è scoppiata la guerra. E essendo scoppiata la guerra non siamo più ritornati a Londra, siamo rimasti qua tutto il tempo della guerra, dal 39 al 46. Gli anni più brutti che ho passato erano in quel periodo lì. Mi ricordo quando io avevo 16, 17, 18 anni, fino a 19 anni. I tedeschi avevano fatto del 43 un rastrellamento per liberarsi dai partigiani, come si suol dire. E a Verona vennero per quasi un mese. Erano campati lungo la piana qua. E noi quando si seppe che dovevano arrivare i tedeschi, ci siamo dati la parola con gli altri giovani, fra i quali Renato, che abitava qua vicino a noi, per scappare che non ci prendessero, perché io avevo 17 anni a quel tempo, 17-18 anni, e mi potevano prelevare per andare a combattere con loro, capito? Allora scappavamo e ci siamo rifugiati noi e Renzo Bighella, mio cugino, che adesso non c'è più. Ci siamo rifugiati in una tana nelle tecche del Groppo. Io ci stai poco perché avevo talmente paura, perché durante la notte era una sparatoria continua. E io sono scappato e sono andato in Pangona con mio cugino Primo, che mi sentivo più sicuro. Quando è finita la guerra ho continuato la scuola fino a 19 anni. Quelli gli anni migliori, perché la scuola mi piaceva. Ero amante della scuola io. Sì, fino a 7 anni sono stato a scuola qua. Andavamo a scuola giù al Casale, c'era la casa della Silvia, la casa laggiù al Casale di fronte a quella del Re. La scuola era lì e la maestra era la Bertoni. Poi i miei genitori ci hanno riportato a Londra perché stavamo con mia nonna Lucia, detta Maddalena. Siamo stati con lei ed eravamo amici con la Teresa, Renzo, Pietro e mia sorella. Ci svagavamo a scalpettare fuori come fanno adesso i bambini, senza scarpe. Raccoglievamo i cocci rotti, li
li grattavamo per farci delle pedine, no? E giocavamo con quelli. È un po' diversi dai giochi che hanno gli infanti al tempo di oggi. Il giorno della liberazione io ero a fare legna da sola alla crocetta, la legna per l'inverno, come si fa anche adesso. E una sparatoria continua quel giorno lì, con le antiaeree che sparavano agli apparecchi. Quello me lo ricordo. Il giorno che è arrivata la liberazione, che ha suonato il campanone, si sentiva suonare il campanone a Pontremoli, siamo tutti partiti a Tormi e andare giù, non con la macchina o a piedi, di corsa, a vedere se era vero che erano liberati. E andando giù, siamo andati giù lungo lo scorciatoio che ti portava lungo il Piagnaro, sai quella strada, che c'è ancora quella strada, lungo il Piagnaro, sì. Andando giù c'era anche mia zia, la mamma di Giovanni di Gaben. Andando giù abbiamo incontrato quei soldati americani, erano neri, no? E mia zia Elisabetta ci ha detto: da dove siete venuti? Siamo venuti dal California. L'ha abbracciato questo soldato, ci ha detto: grazie per averci venuti a liberare da così lontano paese. Non so se aveva paura più lei o il soldato quando l'ha abbracciata. Perché noi siamo rientrati non come profughi, ma come cittadini inglesi. Ci ha dato il lasciapassare senza passaporto. C'ero io, mia sorella, la Dolly di Martinone e sua sorella, la Teresa. Siamo andati a Firenze, da Firenze a Bologna. A Bologna di notte, quando siamo arrivati alla stazione, dovevamo prendere la coincidenza per andare a Milano e poi prendere la coincidenza per la Francia, per la Gare de Lyon. Ad ogni modo siamo andati, quando siamo arrivati nella stazione di Bologna, di tetto non ce n'era, veniva un'acqua a strosci, mi ricordo. E non si poteva dormire lì sotto l'acqua. E abbiamo cercato di arrivare alla nostra coincidenza, ma è partita prima che siamo arrivati noi, non abbiamo potuto prendere questa coincidenza. Il fatto va che c'era una tradotta di militari inglesi, ci siamo trovati col capotreno, se potevamo andare su, ci abbiamo spiegato la nostra situazione, che dovevamo essere a Milano la mattina dopo per prendere il treno che andava in Svizzera. E ci ha lasciato andare su nel compartimento dei bagagliai, sai? E era un freddo quella notte lì, mi ricordo. E abbiamo passato la notte sul treno lì. E un ufficiale inglese ci ha arrestato, ci ha detto: come mai che avete viaggiato in una tradotta militare? Era una tradotta militare inglese. E noi ci abbiamo spiegato la situazione. Ci ha chiesto: dove andate? Andate a Londra. Andiamo a Londra. Andate a Londra. E così sì, ci abbiamo fatto vedere i papier, come si dice, le carte, no? Che ci aveva rilasciato il consolato inglese a Firenze. Quando ha visto le carte ha detto: va bene, andate, perché ci voleva portare nell'ufficio. Fatto sta, per fare una storia corta, una storia lunga corta, siamo arrivati a Parigi, abbiamo passato
a Parigi per una settimana al consolato inglese. Siamo stati lì per una settimana, poi da Parigi abbiamo preso il treno Nord de Lyon per venire a Londra. Siamo arrivati a Vittoria. No, c'erano ma per bombardare, non c'erano gli aerei di viaggio, non si era ancora formato per il turismo. Sono passati anche parecchi anni dopo la guerra. Aneddoti quando andavamo a scuola a Pontremoli, che adesso ci sono le macchine, le biciclette fuoristrada, eccetera, eccetera. Sono signori giovani, i giovani di oggi. Noi si andava a piedi da Grondola a Pontremoli, l'estate che era stata aperta la scuola a guerra finita. Abbiamo fatto la terza media durante l'estate e andavamo giù a piedi. C'ero io, la Natalina. Prendevamo gli scortoni, non seguivamo la strada, che la strada non era ancora asfaltata allora. Anzi, non era ancora finita perché terminava in Casalecchio la strada allora. L'altro pezzo per unirle a Borgotaro è venuto dopo guerra, molto tempo dopo guerra. C'è una differenza dal giorno alla notte. C'è differenza dal giorno alla notte, no? C'è la differenza dal giorno e alla notte. Beh, la differenza, come ti ho detto, che i bambini che vanno a scuola adesso sono signori, non sono alunni, sono signori. O che vengono, di corriere non esistevano. I tedeschi hanno distrutto, ma quello era nella fine della guerra, che hanno distrutto il Ponte Grande. Andavamo a scuola dal Borgalo in treno. Quando hanno distrutto il ponte, è stato quello che andavamo giù a piedi a Pontremoli. Una cosa che non c'è più e speriamo che non arriverà mai, l'incubo della guerra, capito? Perché quello è stato uno dei peggiori ricordi che io abbia, o noi abbiamo avuto da giovani, perché da un giorno all'altro non sai cosa succedeva. No, l'unica cosa è che si aveva paura dei bombardamenti. Una volta mi ricordo che proprio a tempo di scuola, quando siamo usciti di scuola, dalla media, che allora facevo la media, la terza media, un aereo americano o inglese, non so chi era, ma quando sono passate una squadriglia, hanno buttato giù un bidone della benzina vuoto e noi si credeva che era una bomba, perché finché non arriva non lo sai cos'è. Come si faceva, come avresti fatto te anche oggi, cercati da ripararti. E quella lì è stata una grande paura. Il cameriere o fare il tè. Poi in cucina, che io non sapevo niente di cucina. C'era mio cugino che erano soci, mio padre era socio con lui, no? E il primo lavoro l'ho imparato da lui. E poi quando ci siamo divisi da lui, il lavoro veniva, per forza di cosa dovevi imparare, con prova, eccetera, eccetera. No, lo odiavo. Manca il rispetto che tanti giovani hanno con i suoi adulti. Quando non considerano, è meglio che non vadi nei dettagli, perché no, ma mi dispiace a me di parlare in quei dettagli. Non tutti, ma la maggioranza, perché non ascoltano i loro adulti, i loro genitori adulti, non li ascoltano. Invece di ascoltarli, ci sono contro.
li rispettavamo, che tanti non li rispettano oggi. C'era davvero la differenza, c'era una grande differenza. Materialmente è migliorato molto. La tecnica, per esempio, informatica, tutte le nuove invenzioni. È un benessere per il momento, ma c'è anche la parte opposta, il male. È un bene, ma è anche un male. Quanti giovani sono rovinati vedendo nelle internet e vedono cose che non dovrebbero vedere? Perché ho visto che è così anche qua, non solo all'estero, in Inghilterra. È un problema quello lì. E quello lì è venuto con internet e il telefonino, che l'hanno proibito adesso il telefonino in Inghilterra. Non puoi più portarlo nella scuola. Invece qua lo tengono ancora. Beh, il messaggio più bello, direi: rispettate i vostri anziani. Rispettare l'anzianità, perché a noi ci dicevano che l'anzianità fa grado. Al giorno d'oggi l'anzianità non fa più grado, non è considerata a far grado come la consideravamo noi. Rispettateli. Prima di tutto sanno cose che voi altri non ancora sapete, ma è meglio ascoltare quelli che già hanno passato che batterci il naso, capito? Perché senza un appoggio di migliore segui la natura e fai quello che vuoi. E quello lì è un male, non puoi fare come vuoi. Ci sono cose che devi farle come vanno fatte, capito? Al giorno d'oggi tutto va. Quello lì ha cambiato molto da quando eravamo giovani.